Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi il top margherita che vedete sul manichino. Per realizzarlo ho utilizzato soltanto 145 grammi di filato basic cotton che potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it. Il tutorial è stato realizzato per una taglia S, ma voi potete tranquillamente adattarlo alla vostra taglia in quanto lo schema da seguire è veramente molto facile ed i punti impiegati sono soltanto mezze maglie alte e catenelle. Per quanto invece riguarda le mattonelle in basso, abbiamo visto il tutorial la settimana scorsa, quindi vi inserirò il link in descrizione nelle schermate finali e nelle schede in alto. Sul davanti si presenta in questo modo, mentre sul dietro è così, assomiglia leggermente ad un corsetto, in quanto viene proprio chiuso con questo laccetto. Io spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Una volta realizzate le nostre 8 piastrelle margherita, che abbiamo visto nel video precedente, adesso non ci resta che cucirle insieme e lo faremo direttamente con l'uncinetto utilizzando quello da 2,5 mm. Vediamolo insieme velocemente in quanto c'è già un video dedicato. Mettiamo le piastrelle in questo modo con la parte del rovescio sul rovescio, facendo combaciare bene le singole catenelle. Con il nuovo filato vado a fare un nodino scorsoio, entro con l'uncinetto nell'angolo della piastrella dove abbiamo 2 catenelle e vado a prendere le costine esterne. Aggancio il filo, lo porto fuori e vado a fare una catenella di sicurezza. A questo punto vado ad agganciare le costine esterne di entrambe le piastrelle e vado a fare una maglia bassissima, quindi costina esterna, aggancio il filo, lo porto fuori e faccio la mia maglia bassissima. In questo modo. Passo al punto successivo, costina esterna, aggancio il filo, lo porto fuori e faccio la mia maglia bassissima e continuo in questo modo fino alla fine della piastrella. Una volta cucite tutte e 8 le piastrelle andiamo a sviluppare quello che è il corpo della maglia. Entriamo con l'uncinetto qui nell'angolo dove abbiamo la prima catenella in questo punto e andiamo a fare un nodino scorsoio. Lo agganciamo all'uncinetto, lo portiamo fuori e andiamo a fare una catenella di sicurezza. A questo punto andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto, quindi una maglia bassa in ciascuna maglia alta del giro precedente. Ed andiamo a nascondere anche le codine dei fili. Io continuo e ci vediamo più tardi per farvi vedere come comportarci sulla cucitura. Arrivati in prossimità della cucitura andiamo a fare una maglia bassa nella catenella precedente la cucitura e una maglia bassa nella catenella successiva a quella della cucitura. Quindi andiamo a lavorare solo sulla singola mattonella saltando i punti della cucitura e continuiamo facendo una maglia bassa in ciascun punto fino alla fine del giro, per un totale di 135 maglie basse. Terminato il giro di maglie basse, passiamo al giro successivo ed andiamo a fare 2 catenelle. Giriamo la lavorazione e a questo punto andiamo a fare una mezza maglia alta in ciascun punto, partendo dalla seconda maglia bassa perché la prima è stata sostituita dalle 2 catenelle. Quindi a questo punto andiamo a fare una mezza maglia alta in ciascun punto, continuando in questo modo fino alla fine del giro. Una volta terminato il giro di mezze maglie alte andiamo a fare una catenella che non conteremo come punto e andiamo a girare il lavoro. A questo punto andiamo a ripetere una mezza maglia alta in ciascun punto, puntando l'uncinetto direttamente sulla prima mezza maglia alta del giro precedente. E continuiamo in questo modo realizzando una mezza maglia alta in ciascuna mezza maglia alta del giro precedente fino alla fine del giro. Procediamo in questo modo per un totale di 18 giri. Quindi ci ritroveremo con 18 giri di mezze maglie alte più il 19° giro che è quello di maglie basse che abbiamo fatto all'inizio. Una volta completati tutti e 18 giri di mezze maglie alte, il nostro top si presenta in questo modo. Abbiamo un totale di 135 mezze maglie alte sull'ultima riga.
Ho posizionato un marcapunti centrale che cade sulla 67esima mezza maglia alta, altri due li ho posizionati ai lati del marcapunti a distanza di 34 mezze maglie alte, in modo da avere sia al lato destro esterno che al lato sinistro esterno 32 mezze maglie alte. E il marcapunti l'ho posizionato sulla 33esima, sia da un lato che dall'altro. Passiamo adesso alla lavorazione delle coppe e andremo a lavorare da marcapunti a marcapunti e da marcapunti all'altro marcapunti, mentre sul marcapunti centrale andremo a fare un aumento e adesso andiamo a vedere come. Andiamo a realizzare quindi un nodino scorsoio e andiamo ad inserire l'uncinetto qui proprio dove abbiamo messo il primo marcapunti alla nostra destra. A questo punto andiamo ad inserire il nostro nodino scorsoio e andiamo a fare una catenella di sicurezza. Rientro nello stesso punto e vado a fare ancora una mezza maglia alta. A questo punto possiamo togliere il marcapunti e continuare realizzando facendo una mezza maglia alta in ciascun punto. Una volta arrivate qui in prossimità del marcapunti centrale, andiamo a fare una mezza maglia alta proprio dove abbiamo messo il marcapunti. Entriamo nel foro successivo al marcapunti e andiamo a fare ancora una mezza maglia alta. A questo punto possiamo spostare il nostro marcapunti centrale nella mezza maglia alta superiore, qui in questo punto. E continuiamo realizzando le nostre mezze maglie alte fino ad arrivare al marcapunti del lato sinistro, realizzando l'ultima mezza maglia alta proprio dove c'è il marcapunti. Una volta arrivate al marcapunti sinistro possiamo andare a toglierlo e a fare la nostra ultima mezza maglia alta. Fatto quest'ultimo punto passiamo alla realizzazione vera e propria delle coppe. Andiamo a fare una catenella e svoltiamo il lavoro. A questo punto andiamo a realizzare una diminuzione. Filo sull'uncinetto, entriamo e agganciamo solamente la prima costina della prima mezza maglia alta e la prima costina della seconda mezza maglia alta e andiamo a fare la nostra diminuzione. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a fare ancora una mezza maglia alta e continuiamo realizzando una mezza maglia alta in ciascun punto fino ad arrivare al marcapunti centrale. A questo punto, arrivate al marcapunti centrale, possiamo toglierlo e metterlo da parte. Adesso filo sull'uncinetto e nel punto dove c'era il marcapunti andiamo a realizzare due mezze maglie alte. La prima, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare anche la seconda. E con i marcapunti andiamo a segnare proprio queste due maglie che abbiamo appena fatto, una e due. Una volta segnati entrambi i punti, continuiamo con la realizzazione di mezze maglie alte fino alla fine della riga e sugli ultimi due punti andremo a fare la nostra diminuzione. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Una volta arrivati quindi al termine della riga, sugli ultimi due punti andiamo a fare la nostra diminuzione. Quindi andiamo a prendere entrambe le costine esterne della nostra mezza maglia alta e andiamo a fare la diminuzione. Adesso andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro. A questo punto blocchiamo la lavorazione sul primo marcapunti. Iniziamo il giro facendo la nostra prima diminuzione sui primi due punti, quindi costina esterna, aggancio il filo e faccio la mia prima diminuzione. Dopodiché continuo la lavorazione realizzando una mezza maglia alta in ciascun punto, fermandomi un punto prima del marcapunti. Una volta arrivate a questo punto mi sono fermata, come vedete, un punto prima del marcapunti e adesso andiamo a fare la nostra diminuzione prendendo anche la mezza maglia alta dove c'è il marcapunti. Andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro. Girato il lavoro andiamo a fare una diminuzione sui primi due punti. Costina esterna, aggancio il filo e faccio la mia diminuzione in questo modo. Adesso vado a realizzare una mezza maglia alta in ciascun punto fino alla fine della riga
e vado a fermarmi 2 mezze maglie alte prima della fine, perché lì andrò a fare la mia ultima diminuzione. Arrivati quindi alla fine della riga, come abbiamo detto, negli ultimi 2 punti vado a fare la mia diminuzione. Adesso una catenella e giriamo il lavoro. Nei primi 2 punti, come sempre, vado a fare la mia diminuzione. Quindi vado a prendere le mie 2 costine esterne dei primi 2 punti e vado a fare la mia diminuzione. Dopodiché continueremo con l'esecuzione di una mezza maglia alta in ciascun punto e negli ultimi 2 punti vado a fare la mia diminuzione. E continuiamo in questo modo per ogni giro fino a raggiungere una forma triangolare e nell'ultimo punto dobbiamo ritrovarci con sole 3 mezze maglie alte. Quindi per ciascun giro andiamo a fare sempre una diminuzione all'inizio, una diminuzione alla fine e lavorare una mezza maglia alta in ciascun punto nelle restanti mezze maglie alte centrali. Una volta completato il primo triangolo, il top comincia a prendere forma. Adesso andiamo a tagliare il filo ed eseguiamo lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Terminato anche il secondo triangolo, non ci resta che andare a creare le bretelle. Come prima cosa andiamo a realizzare un nodino scorsoio e come già vi ho anticipato prima, gli ultimi punti del triangolo devono essere 3 mezze maglie alte. Quindi entriamo con l'uncinetto qui sulla prima mezza maglia alta ed andiamo ad eseguire una mezza maglia alta in ciascun punto. Inseriamo quindi il nostro nodino scorsoio, stringiamo leggermente il cappietto e lo portiamo fuori. Andiamo a fare la catenella di sicurezza, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare la mia prima mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto e vado a fare la mia seconda mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto e vado a fare la mia terza mezza maglia alta. A questo punto andiamo a girare il lavoro facendo una catenella, rientriamo nel primo punto e andiamo a fare ancora una mezza maglia alta in ciascun punto per un totale di 53 giri che corrispondono all'incirca a 33 cm. E andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altra bretella. Una volta terminate entrambe le nostre bretelle, il nostro top inizia a prendere forma. Adesso non ci resta che vedere come realizzare una piccola bordura che comprenderà anche le bretelle. Per la bordura andrò ad utilizzare il filato bianco e vado a fare un nodino scorsoio. Inserisco l'uncinetto qui nel primo punto ed inserisco anche il nodino. Lo porto fuori e faccio una catenella di sicurezza. Rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa. A questo punto vado a fare 2 catenelle, salto una maglia di base e entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Adesso andrò a fare una maglia bassa incrociata, quindi entro nel punto precedente, quello che abbiamo saltato, e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto un punto di base, entro nel successivo e vado a fare una maglia bassa. Adesso di nuovo entro nel punto che abbiamo saltato, vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare una maglia bassa e adesso di nuovo entro nel punto che abbiamo saltato e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un punto, entriamo nel successivo e andiamo a fare una maglia bassa. Rientriamo nel punto che abbiamo saltato e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. E continuiamo in questo modo per tutto il perimetro del nostro top, passando anche qui nella parte inferiore e ai lati delle 2 bretelle. Una volta arrivati a questo punto abbiamo realizzato metà bretella e qui in alto andiamo a realizzare 3 maglie bassissime. Dopodiché continueremo con la lavorazione che abbiamo fatto finora. Vediamolo nel dettaglio e andiamo a fare quindi le nostre 3 maglie bassissime
sul bordo esterno della bretella. 1, 2 e 3. E proseguiamo con la lavorazione delle maglie basse incrociate e le 2 catenelle anche dal lato opposto. Quindi ripartiamo la lavorazione con una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo qui nel foro di congiunzione tra le 2 mezze maglie alte facendo una maglia bassa, dopodiché entro nel giro precedente in questo punto e vado a fare la mia maglia bassa e continuo così anche per l'altra bretella. Una volta completata tutta la bordura, il top si presenta in questo modo. Adesso, con l'aiuto di un ago da lana senza punta e il filato bianco, andiamo a cucire le bretelle nella parte posteriore. Andiamo quindi a girare il nostro top in questo modo con una piastrella sul dritto verso di noi e andiamo a posizionare le bretelle e saranno posizionate tra la 10ª, 11ª e 12ª mezza maglia alta in questo punto e la stessa cosa andiamo a fare dal lato opposto. Posizioniamo la bretella e iniziamo la cucitura. Posizioniamo la bretella in questo modo e andiamo a voltare il lavoro e con l'ago da lana iniziamo la nostra cucitura stando attente a non far passare il filo dal lato opposto. Terminata la cucitura, la bretella dalla parte del dritto si presenta in questo modo e adesso andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altra bretella. Una volta cucite anche le bretelle, il nostro top è quasi terminato. Adesso non ci resta che far passare il cordino dal lato posteriore. Per realizzare il cordino ho avviato 151 catenelle e poi sono tornata indietro partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto avviando 150 maglie bassissime. Ed ora lo andiamo ad inserire in questo modo facendolo passare a zig zag attraverso i fori della bordura. E con il laccetto appunto andiamo a concludere il nostro top margherita. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi le notifiche e a lasciare un bel like. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!